Sono le 2 di notte, dovresti dormire e invece sei ancora sveglio. Stessa scena, stessa frase, rivivi tutto per la 100ª volta e ti chiedi perché non riesco a smettere? Oggi te lo spiego e ti do un metodo in 3 passi per fermarlo. Partiamo dal primo, perché lo sbagliano quasi tutti. Distingui il pensiero utile dal pensiero che gira a vuoto. Pensare a un problema non è sempre un errore. A volte è utile, ti aiuta a capire cosa fare, a prendere una decisione, ad agire. Rimuginare è un'altra cosa. È lo stesso pensiero che torna, uguale, senza portarti mai a nessuna azione. Non stai risolvendo niente, stai solo consumando energia. Ogni volta che la scena ricompare, fatti una domanda. Questo pensiero mi sta portando verso qualcosa da fare oggi? O lo sto solo ripetendo? Se la risposta è lo sto solo ripetendo, allora non è riflessione, è la mente che gira a vuoto. Epitteto lo diceva in modo semplice: non tutto dipende da te. Quello che è successo, cosa ha detto o fatto, non è più nelle tue mani. L'unica cosa che dipende da te adesso è cosa scegli di fare con il pensiero, ora. Se non puoi più agire su quel fatto, continuare a ripeterlo nella testa non ti restituisce controllo, te lo toglie. Non dare valore automatico a ogni pensiero. C'è una cosa che quasi nessuno considera. Un pensiero che torna non è automaticamente vero o importante solo perché insiste. Marco Aurelio praticava ogni giorno un esercizio: fermarsi davanti a ogni pensiero agitato prima di dargli credito. Non lo cacciava via con la forza, lo osservava un attimo e si chiedeva: questo è un fatto o è solo un'impressione che sto trattando come se fosse verità? Prova a farlo la prossima volta che torna quella scena. Fermati un secondo prima di lasciarti trascinare. Chiediti: sto ricordando cosa è veramente successo o sto rivivendo la versione peggiore, quella che la mia testa ha costruito nelle notti insonni? Il fatto è uno solo ed è già passato. Tutto il resto, il dettaglio in più, la frase che ti ripeti sempre, lo scenario che immagini, è la mente che aggiunge peso a qualcosa che pesa già abbastanza. Non devi credere a ogni pensiero solo perché è tuo. Dai al rimuginio un tempo, non tutta la giornata. Non puoi impedire alla mente di tornarci, ma puoi decidere quando. Scegli un momento preciso della giornata, 10 minuti, dopo cena per esempio. Solo in quel periodo puoi pensarci quanto vuoi. Fuori da quei 10 minuti, quando il pensiero si ripresenta, digli semplicemente: non ora, ne parliamo più tardi, all'appuntamento. Sembra un'idea piccola, non lo è, perché toglie al rimuginio il potere di occupare tutta la tua giornata e te lo restituisce sotto forma di 10 minuti, in un orario che scegli tu. E nel resto del tempo, quando la mente prova comunque a ritornarci, torna al corpo. Cosa senti sotto i piedi, adesso? Cosa vedi davanti a te, in questo momento? Il presente è l'unico posto dove quella scena non può seguirti, perché in questo istante quella scena non sta succedendo. Non ti sto dicendo che da domani non ci penserai più. Sarebbe una bugia e non ti serve. Ti sto dicendo una cosa diversa. La prossima volta che quella scena ritorna, prova una cosa sola. Fermati un secondo e chiediti se è un fatto o un'interpretazione. Solo questo. Non serve applicare tutto il metodo in una volta. La domanda giusta non è «come faccio a non pensarci più?» È «sto scegliendo io cosa pensare ora?» o è quella scena a scegliere per me? C'è però una situazione che rende tutto più difficile. Quando la persona che ti ha fatto del male non è un ricordo lontano, ma qualcuno che rivedi ogni giorno, un collega, qualcuno con cui devi ancora lavorare ogni mattina. Nel prossimo video ti spiego cosa fare quando non puoi semplicemente andartene. Iscriviti al canale per non perderlo. A presto, stoico!